Ciao a tutti, io sono Yojimbo e vi do il benvenuto nel canale Yokappa Show. Il 9 settembre e l'Uva Boss è tornato con un nuovo episodio della seconda stagione, più precisamente il numero 6. Questa puntata è stata quella che ha segnato in modo perfetto la pausa di metà stagione. Ciò significa che dovremo aspettare un bel po' prima dell'uscita dell'episodio 7, ovvero quello dove finalmente Mammon dovrebbe fare la sua prima comparsa. Come di consueto è ora di tuffarci nella nostra puntuale e attesissima analisi di Ops, l'episodio 6 della seconda stagione di l'Uva Boss. Ovviamente se non avete visto la prima puntata andatevela a recuperare perché potrei rovinarvela facendovi degli spoiler. Ma prima di iniziare, come sempre, se è la prima volta che capitate in un nostro video vi chiediamo di iscrivervi al canale per supportare il nostro progetto. Partiamo subito col dire che questo episodio è incentrato su due personaggi in particolare, Asmodeus e Fizzarolli, ma soprattutto su quest'ultimo che è il vero e proprio protagonista di questa puntata. Per una volta, finalmente, il l'Uva Boss non si concentra più sui soliti membri della IMP, ma ci permette di osservare lo show da un punto di vista un po' più originale, ovvero facendoci vivere in prima persona uno slice of life di quella che è la routine dei due personaggi, che nella prima stagione ci erano stati introdotti come dei villain. Il che di per sé è già un'ottima idea. Ci troviamo ancora una volta nel girone della lussuria, dove i due iniziano la loro giornata. Notiamo subito che sono a tutti gli effetti una coppia che convive nello stesso attico. Sapevamo già dall'episodio 7 della prima stagione che sono due persone innamorate che si fingono partner sessuali casuali, perché se tutti scoprissero che si amano davvero questo genererebbe un vero e proprio scandalo. Perché vi chiedete? Beh, perché sarebbero dei grandissimi ipocriti innanzitutto. Il principe della lussuria, che rappresenta per definizione il sesso ma non l'amore e che canta canzoni insieme a Fitz in cui predica di quanto l'amore faccia schifo e sia stupido e poi è il primo ad avere una relazione sentimentale, capite che è estremamente incoerente con il peccato capitale che rappresenta. Lo scandalo non è ancora fisicamente avvenuto, però ci siamo vicini. La stampa è già in allerta, come possiamo notare sia dalla copertina del giornale Last Ring News che legge Fizzarolli, dove vediamo la scritta speciale scandalo reale, sia nell'articolo interno in cui troviamo il titolo Il re è un ipocrita e della loro foto paparazzata in cui i due si fanno le coccole. Il clown passerà la giornata nel girone dell'avarizia per sbrigare alcuni impegni e Ozzy risulta preoccupato per lui, sottolineando che esiste letteralmente una città che si chiama Riscatto. Guarda caso capiremo tra poco perché l'ha citata. Dopo aver fatto la sua entrata per nulla appariscente, si ritrova davanti un manipolo di abitanti del posto, tra cui uno squalo con il Rinnegan di Naruto. Tra l'altro, ironico come questi cannoni a forma di piselli sparino letteralmente dei coriandoli a forma di spermatozoi e il poveraccio che per sbaglio si soffoca con uno di essi viene istantaneamente divorato dai cagnolini di Fitz che se lo mangiano manco fossero dei piranha, scena che ci ha fatto ribaltare dalle risate. Per strada il clown incontra Blitz e tra i due scatta una rissa. In contemporanea vediamo il ritorno di Crimson, il padre di Moxie, che ha un ufficio proprio da queste parti. Scopriamo che sta facendo una sorta di colloquio a Striker per decidere se assumerlo come scagnozzo per un lavoro. Si potrebbe ipotizzare probabilmente per togliere di mezzo i membri della IMP, visto come era finito l'episodio 3 della seconda stagione. Dal dialogo tra i due scopriamo che questo episodio è ambientato una settimana dopo temporalmente Western Energy, visto che si parla di Stolas. Striker cattura Fitz e Blitz in un sol colpo col suo lazzo e viene assunto dal mafioso. Nel mentre Stolas chiede ad Asmodeus i suoi famosi cristalli, di cui vi abbiamo già parlato nelle altre analisi, che permettono ai demoni nati infernali di aprire dei portali per il mondo dei viventi, come fa il suo grimorio. Questo come dono per rendere indipendente Blitz nella sua attività e non farlo dipendere per forza da lui visti i loro precedenti trascorsi. Ozzy però dice no perché sa che Fizzarolli odia Blitz. Crimson ricatta il principe della lussuria, dopotutto si trovano letteralmente nella città chiamata Riscatto, sottoponendogli un contratto che se il reale firmerà darà al mafioso il completo accesso e la proprietà della sua fabbrica di giocattoli piccanti, oltre che il permesso di appendere al muro la testa del clown come decorazione. Tornando invece ai due ostaggi, il fatto che siano imprigionati insieme ci permette di scavare molto a fondo nel loro rapporto e nel loro passato. Blitz e Fitz sono due figure diverse, ma per certi versi molto simili. Blitz dice di non essere legato a nessuno, quando non vuole ammettere nemmeno con se stesso di essere invece innamorato di Stolas. Nega l'evidenza dicendo che i reali sono tutti uguali e che a questi non frega niente di loro, quando invece
che sia lui sia il clown si trovano praticamente nella stessa situazione. La differenza sta nel fatto che Blitz ama Stolas ma non vuole ammetterlo, mentre Fizzarolli ha capito benissimo come stanno le cose e invece capisce l'importanza del profondo amore che prova per Ozzy, ma che purtroppo non può essere vissuto liberamente. Lo capiamo dal momento in cui Blitz inveisce contro i reali e Fizz prende subito le difese di Asmodeus, bloccandosi e arrossendo, capendo di aver agito d'impulso. Il clown dice una cosa molto saggia: se pensi di essere superiore a qualcuno, allora non sei migliore di qualsiasi reale. Dopo essersi liberati, i due, discutendo, tornano sul viale dei ricordi. Durante il flashback viene spiegato che Fizzarolli e Blitz furono amici per gran parte della loro infanzia, e la cosa interessante è che vediamo le stesse situazioni ma viste in maniera leggermente diversa a seconda del punto di vista di chi racconta. Secondo Fizz, l'amico è sempre stato geloso delle attenzioni che gli venivano rivolte, essendo sempre lui sotto i riflettori. Infatti, se vi ricordate, anche nell'episodio 1 vedevamo che era quello più amato dal pubblico, che non sbaglia mai un numero, mentre l'altro era quello più impacciato e maldestro. Il flashback che vediamo è ambientato esattamente 15 anni prima e si svolge il giorno del compleanno di Fizzarolli. Se guardiamo bene, infatti, notiamo che i due ragazzi non sono più dei bambini come in The Circus, ma in età adolescenziale. Qui vediamo il padre di Blitz, Bugzo, dare al clown un biglietto di auguri con su scritto "Vorrei che fossi mio figlio", il che ha senso visto che in precedenza il vecchio proprietario del circo ha sfruttato suo figlio Blitz per svolgere missioni di furto anche piuttosto pericolose. Probabilmente, pensiamo noi, riponeva maggiori speranze in Fizzarolli, che era la vera star del suo show. Il punto però non è questo, la cosa veramente importante è che in questo ricordo assistiamo finalmente al famoso incidente che ha sfigurato il clown. Come abbiamo sostenuto fin da quando abbiamo iniziato a fare video sull'Uva Boss, qui si rivelano esatte diverse teorie sia del fandom sia nostre, che abbiamo sempre sostenuto o supposto noi stessi. La più ovvia di tutte è che il povero Fizz ha perso gli arti superiori, metà di quelli inferiori e le sue bellissime corna in un incendio, e che questo incendio è stato causato da Blitz. Anche se, come vedremo dal suo ricordo, non intenzionalmente, perché ha urtato una torta che ha dato fuoco al tendone. Seconda teoria confermata: vi ricordate dei demonieti che dicevamo che le parti bianche della pelle degli imp sono probabilmente delle cicatrici o comunque delle ustioni? Anche questo è risultato vero, infatti la pelle di Fizz è oggi quasi completamente bianca a causa delle ustioni, almeno da quello che è visibile da sopra i vestiti, tranne una piccola macchia rossa sulla nuca, una sul petto, la coda quasi completamente intatta e il naso. È curioso come quest'ultima parte si sia salvata dalle bruciature solo perché indossava un naso rosso da clown quando è avvenuta l'esplosione. Al destino non è mancato il senso dell'umorismo, perché questo farà sì che il suo vero naso diventi sul serio uguale a quello di un pagliaccio, insieme al suo viso ormai pallido come se indossasse un cerone teatrale, per sempre sfigurato con questa faccia da clown che mai più si leverà. Tra l'altro la scena in cui all'imp si sciolgono gli arti e le corna è stata davvero straziante. Blood's disgusting. L'ultima cosa che Fizzarolli vede è Blitz che lo abbandona. Possiamo accostare questa scena, anche se in maniera molto diversa, a quella tra Moxie e Chaz. Qui vediamo anche le origini delle cicatrici di Blitz, che, come immaginavamo, si è fatto nello stesso incendio. Scrutando i suoi ricordi vediamo la sua versione dei fatti, ovvero che Blitz non è stato intenzionalmente la causa del disastro e che non si è comportato in maniera egoista come ricorda Fizzarolli. Prima cosa importantissima da notare è che in mano Blitz aveva una lettera d'amore chiusa da un cuoricino insieme ad un fiore, indirizzata al solo Fizzarolli. Quindi questo ci fa capire quanto fosse importante quello che ci fosse scritto dentro. Blitz aveva probabilmente l'intenzione di rivelare all'amico i propri sentimenti proprio quella notte, ma entrare nella tenda gli ha fatto cambiare idea poiché si è arrabbiato a causa forse del biglietto che ha visto che suo padre dava a Fizz. Sconvolto, ha spinto senza pensare l'imp che stava portando la torta di compleanno dell'amico e questo ha causato prima l'incendio e poi l'esplosione. Ma non è finita qua, perché anche Blitz ha perso qualcosa di molto importante quella sera. Infatti dalla foto di sua madre che prende fuoco capiamo, come avevamo teorizzato nell'analisi di Unhappy Campers, che anche lei è morta a causa sua nell'incendio e, come dicevamo, è questo il motivo per cui la sorella Barbie Wire lo odia. Tra l'altro ricordiamo che in The Circus suo padre faceva intuire che sua madre fosse malata, perciò è probabile che magari fosse costretta a letto e in questo modo non è potuta fuggire perdendo la vita. La cosa ancora più sorprendente è che rievocando tutto questo dolore Blitz evolve finalmente come personaggio e chiede scusa.
Lui, che solitamente è un arrogante che non si prende mai le proprie responsabilità e anzi spesso addossa la colpa agli altri, mette a nudo il suo senso di colpa e per una volta chiede perdono a Fizzarolli per l'incidente che ha causato. Tornando un attimo alla lettera che Blitz voleva consegnare all'amico, questo conferma che Limp provasse dei sentimenti per lui e spiega il motivo per il quale vediamo l'apparizione del clown nella visione dell'episodio 6 della prima stagione. Fizzarolli, insieme a Verosica, Moxie, Stolas e Striker, era stato uno per il quale Blitz aveva avuto una cotta. È facilmente intuibile che in quel trip ci fossero tutte le sue crush presenti e passate. Tra i due probabilmente c'era stata attrazione reciproca, lo notiamo anche nella scena in cui Striker arriva per zittirli, in cui Fizzarolli cade addosso a Blitz. Si guardano negli occhi per un secondo prima di allontanarsi in completo imbarazzo. Subito dopo c'è un dialogo che ci fa capire come negli anni in realtà avessero provato a cercarsi. Infatti Blitz dice: "Ho provato a cercarti, eri tutto ciò che mi restava, ma mi hanno detto che non volevi vedermi". Cosa che Fitz in realtà non ha mai detto e nessuno lo ha avvisato che era venuto a trovarlo, quindi entrambi capiscono che qualcuno ha fatto sì che non si chiarissero. E qui si apre un mistero che ancora non ha risposta. Chi aveva interesse che i due non tornassero amici? In ogni caso Fizzarolli stesso ammette che dopo l'incidente è diventato molto più famoso di come era inizialmente al circo, poiché è diventata una delle icone più riconoscibili dell'intero inferno. Questo grazie ai due principi infernali che hanno pompato la sua popolarità alle stelle, ovvero Mammon ed Asmodeus. Oltre questo ha acquisito nuove capacità grazie ai suoi nuovi arti robotici che gli hanno anche conferito il suo look iconico che lo contraddistingue dagli altri imp. Il clown fa palesemente intuire che è innamorato di Asmodeus e che lui è in grado di capirlo come nessun altro fa. Questo ci viene mostrato nella loro routine mattutina dove Fizzarolli è super molesto e il principe risulta essere solo leggermente infastidito dal suo comportamento e lo asseconda. Da quello che vediamo in questo episodio, il rapporto tra i due è una relazione sana perché hanno bisogno l'uno dell'altro e farebbero qualsiasi cosa per sostenersi a vicenda. Tra loro c'è dialogo, non esiste solo la parte fisica, ma è evidente una certa complicità. Se li paragoniamo a Stolas e Blitz, che sono l'esatto contrario perché è una relazione a senso unico, visto che come abbiamo detto all'inizio del video Blitz nega di essere innamorato di Stolas e continua a pensare che il principe lo prende in giro, perché nella sua testa pensa solo di essere un passatempo per lui e di conseguenza non vuole legarsi. Tornando ai due imp, è stato davvero bello vederli fare la pace e combattere fianco a fianco. Ed ora è giunto il momento di parlare della magnifica canzone improvvisata di Fizzarolli, in questo italiano stereotipato come solo i nostri fratelli americani sanno fare nei film. Leggiamo brevemente l'accuratissima parte italiana del testo, probabilmente ideata durante un giro turistico in Toscana. Come diceva nonna Fizzarolli, puzza lasagna, contorni, limoncello, forte piano, buongiorno alle vongole, Luigi, Firenze, bucatini, cingale invece di cinghiale. Che spettacolo, demonietti. Io credo che ci possiamo sentire onorati e realizzati ora sapendo che l'Uva Boss ha scelto di inserire la nostra lingua italica come parte integrante di un episodio e di un personaggio. Cosa si può desiderare di più dalla vita? Quando escono di scena, Fitz e Blitz, guardate quanto sono belli, fanno palesemente le cose allo stesso modo e si vede quanto fossero amici d'infanzia. In modo molto simbolico, durante il combattimento contro Striker verso la fine, quando Blitz fa scappare il cowboy con l'esplosione e rischia nuovamente di dar fuoco a Fitz, quella scena rappresenta il riscatto di Blitz rispetto al passato. Questa volta non è fuggito, certo in passato era sconvolto e per questo lo capiamo, ma ha deciso di salvare il suo amico. Abbiamo visto in questo un nuovo inizio per il diavoletto. Secondo noi da questo episodio in poi inizierà a muovere i primi passi verso importanti cambiamenti. E poi, questo abbraccio, demonietti, è il più bello del mondo. Tornato a casa sano e salvo, Fizzarolli scopre che Asmodeus ha cambiato le regole del palazzo. Ora non si nasconderanno più, almeno tra le mura della reggia, e saranno liberi di essere loro stessi, perché il principe fa capire ai suoi sottoposti che avranno delle spiacevoli conseguenze se proveranno ad aprir bocca. Fizzarolli inoltre sembra aver perdonato Blitz perché dice ad Asmodeus di concedergli i cristalli che Stolas aveva chiesto per lui, dicendo se li è meritati. Questo episodio secondo noi è stato ricco di emozioni. Ci sono voluti un paio di rewatch per apprezzarlo a pieno poiché succedono molte cose importanti ai fini della trama. Soprattutto ora abbiamo conferma di quello che è successo tra Fizzarolli e Blitz e la teoria del cavallo verme di The Circus era giusta.
La scena del flashback è stata molto veloce ma ha senso perché il Uva Boss, essendo uno show comico, non volevano rendere troppo pesante quel momento già di per sé terribile. Graficamente è stato realizzato molto bene, complice anche il fatto che abbia visto la partecipazione di uno studio esterno, la Toon City Animation. Nel complesso possiamo dire che questo è stato uno degli episodi più belli della seconda stagione di Uva Boss, ha una canzone sola ma è davvero memorabile, quindi basta e avanza. Diteci che cosa ne pensate, parliamone come sempre qui sotto nei commenti. In questa analisi non abbiamo visto molti dettagli nascosti e easter egg che scopriremo insieme nel prossimo video della nostra rubrica Cose nascoste in, che uscirà a breve. Ringraziamo tantissimo tutti coloro che hanno deciso di sostenere il canale e questa community, abbonandosi e dando il loro grande contributo. Vuoi scoprire come far apparire il tuo nome qui? Clicca e scopri come. Noi vi invitiamo a iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche perché presto arriveranno nuovi contenuti e rubriche. Nel frattempo dai un'occhiata anche a quest'altro contenuto che potrebbe interessarti. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video.